Una straordinaria, recente scoperta ha permesso di acquisire una lettera originale di Jacques de Molay, ultimo maestro generale dell'Ordine del Tempio. Si è trattato di un ritrovamento fortuito effettuato da Beatriz Canellas, responsabile del Dipartimento di Descrizione dell'Archivio della Corona di Aragona, che ha permesso di identificare una lettera inedita scritta il 21 gennaio 1296 da Jacques de Molay da Ramon de Belloc, commendatore dello stesso ordine. Molay, come molti sapranno, venne messo a rogo sull'isola della Senna, detta dei Giudei, a Parigi nel marzo 1314, nel corso del processo organizzato da Papa Clemente V e del re di Francia Filippo IV il Bello contro i Templari. La lettera che qui presentiamo si iscrive nei preparativi del passaggio a Cipro del nuovo grande maestro del Tempio, come parte di una strategia finalizzata al recupero del regno di Gerusalemme dopo la caduta di San Giovanni d'Acri nel 1291. Il Gran Maestro aveva avuto accesso alla carica tra il 1292 e il 1293, alla morte del maestro Thibaut de Gaudin il 16 aprile 1292. La lettera è costituita da un foglio cartaceo di dimensioni 10,5 x 30,5 cm, accluso ad altri documenti, con cui forma un piccolo volume. Lo stato di conservazione del prezioso reperto è relativamente buono e presenta un sigillo in cera integro al 40%. Ciò che resta di quest'ultimo, le cui dimensioni originali erano di circa 3 cm, permette di distinguere la parola militu nella parte inferiore della leggenda, mentre la scritta completa era Sigillum Militum Christi. Si vedono anche degli zoccoli e la pancia di un cavallo, nonché una croce greca sul campo. La lettera, seppur originale, non viene attribuita alla mano del maestro de Molay, bensì a quella di un segretario al suo servizio, forse un francese a giudicare dalla grafia del documento. Il documento è inserito in un libretto contenente copie di missive relative ai Templari e redatte tra il 1288 e il 1294. Esso è immediatamente preceduto dalla registrazione di vari salvacondotti, firmati da Giacomo II d'Aragona ad alcuni partecipanti al capitolo generale dell'Ordine Templare a Montpellier, il 9 agosto 1293. Il foglio che precede la lettera contiene l'ordine del sovrano aragonese e ai suoi ufficiali di non ostacolare il passaggio di Jacques de Molay attraverso i suoi territori, stilato il 24 agosto 1293. Lo studio del documento ritrovato ha consentito di scoprire che il suo testo è praticamente identico a quello di un'altra missiva, inviata dal de Molay a Père de Saint-Just, commendatore di Graniena, redatta e datata a Roma il 21 gennaio 1296. La lettera gemella è ben nota, essendo stata pubblicata dallo storico tedesco Heinrich Finke nella sua opera dal titolo Acta Aragonensia. Peraltro Finke data la lettera, non senza dubbi, al 1295, ma sarà Alain de Murger a datarla correttamente al 1296. Nel testo, il maestro Jacques de Molay informa il re aragonese Giacomo II della sua intenzione di passare a Cipro, d'accordo con il Papa, fissando a tale scopo la data del 24 giugno, festa di San Giovanni Battista. Prima del viaggio, pianifica di riunire il capitolo generale dei Templari ad Arles, dove l'evento ebbe poi effettivamente luogo il 15 agosto 1296, cosicché alla fine il suo programmato viaggio in Oriente fu posticipato all'autunno di quello stesso anno.
La lettera, come accennato, risulta indirizzata al commendatore di Ascot, Ramon de Belloc, il quale la riceve identica a quella di Père de Saint-Just, cosa che induce ad ipotizzare che forse dovevano esistere ulteriori copie dirette da altri commendatori, con cui Jacques de Molay informava questi ultimi del suo passaggio in Oriente, Cipro, e chiedeva loro aiuto nei territori su cui avevano competenza. Stando così le cose, l'importanza della lettera risiede nella conferma che Jacques de Molay stava attivamente preparando il suo viaggio in Oriente, Cipro, per tentare di recuperare i luoghi sacri, contando sull'aiuto dei territori occidentali. Con la ritrovata missiva, in particolare, viene richiesto a Belloc un terzo delle rendite dei territori sotto il suo controllo, per finanziare gli sforzi militari dell'ordine, in linea con gli accordi presi da Molay in Europa per garantire l'invio di risorse in Oriente. Egli, infatti, aveva compiuto un tour europeo tra 1293 e 1296 per assicurarsi che i vari monarchi visitati, tra cui Giacomo II d'Aragona, confermassero il diritto dei templari presenti nei loro regni di inviare liberamente in Oriente viveri, armi, cavalli e denaro. L'importanza del documento ritrovato risiede anche nel fatto che questa lettera va ad arricchire l'esiguo numero di missive emanate da Jacques de Molay, assommanti a sole 26, distribuite in vari archivi europei. Per l'esattezza, finora l'archivio della Corona di Aragona ne numerava 19 e con questo nuovo ritrovamento passa a 20. Ve ne sono poi 3 negli archivi vaticani, 2 presso il Public Records Office di Londra e 1 nell'Archivio Storico Nacional di Madrid.